Occhio di lince, ciao, eccomi qui, sono Edo Thomas, sono insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo i concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Oggi il tema della lezione è yoga senza il tappetino, il solito tappetino. Andiamo su una superficie un po' più liscia, come il mio tappeto, magari a casa tua, su un pavimento più liscio. Cioè, l'idea è di non avere un grip sulle mani, quindi quando appoggerò le mani a terra e i piedi, ok? Andiamo alla lezione. Prima di cominciare la lezione, ricordati che sulla descrizione ho il link o no. C'è il link della mia piattaforma di neurologia funzionale applicata allo yoga. All'interno di quella piattaforma troverai dei concetti, no, dei contenuti esclusivi, cioè proprio come se fosse una pagina Facebook dove tu potrai pubblicare una fotografia, una tua pratica, confrontiamoci, magari qualcosa darò degli spunti per quanto riguarda la neurologia funzionale. Poi adesso giovedì, quindi domani, c'è una live esclusiva sulla camminata, come avaliare la camminata in base a poi un esercizio che dovrò dare magari sul lato destro del corpo piuttosto che sinistro. Quindi non perdete, cioè mi confondo sempre, non perdere questa live di giovedì sera alle 20:30. Basta, iscriviti alla piattaforma, poi vai lì sulla live e poi dopo basta che poi c'è tutto da seguire, c'è scritto già live alle 8:30, tu clicchi e aspetti che io cominci la live. Ok? Bene, allora, più che altro oggi non è tanto una lezione, ma un concetto. Il concetto è questo. Di solito si fanno le posizioni di yoga, per esempio, il Trikonasana, ok? E per esempio qui il piede destro spinge in quella direzione, il piede sinistro spinge in quella, no? Quindi una spinta in direzioni opposte. Invece qui io, per non scivolare con i piedi, non devo spingere, ma devo, come se dovessi chiudere. Quindi io attivo la parte interna delle cosce prima di andare in Trikonasana. Ok? Non spingo perché sennò scivolo e quindi la posizione magari non verrà così tanto bella, ma c'è tutta un'altra idea. Cioè io allungo, quindi la parte interna della coscia destra e la parte esterna del tronco, ma allo stesso momento io tengo il controllo e scendo. Per poi dopo fare il Trikonasana. Ok? Se dovessimo quindi fare l'Adho Mukha Svanasana con le mani sul tappetino che spingono in avanti e i piedi che spingono indietro, qui è esattamente al contrario. I piedi che spingono in avanti e le mani che tirano. Se tu provi ad vedere gli antichi yogi, non so, magari per esempio Krishnamacharya, perché non mi ricordo che lui avesse un tappettino di yoga. C'erano delle stoie, delle salviette a terra, addirittura ci sono tantissime fotografie che è proprio sul pavimento e lo vedi proprio nelle posizioni un po' diverse per quanto riguarda queste spinte, una in direzione e l'altra nella direzione opposta. Non ho mai visto questa spinta esterna, è sempre verso l'interno. Okay? Analizzando anche dall'aspetto del corpo, vedi esattamente delle posizioni completamente diverse, per esempio l'Adho Mukha. Proviamo a fare l'Adho Mukha tanto per darti un'idea. Non potrò mai fare un Adho Mukha
con le mani troppo lontano dai piedi. Se vedi proprio lui, Krishnamacharya, ma anche a Iyengar, ancora negli anni, non c'era proprio il tappettino, però a Iyengar già era un attimino diverso rispetto a Krishnamacharya, anche se lui è stato esattamente uno degli allievi di Krishnamacharya. Proviamo a fare l'Adho Mukha Svanasana con queste idee. Quindi io con le mani tiro il tappeto, proprio questo tappeto, verso di me e i piedi tiro il tappeto verso le mani verso i piedi verso le mani. Non è esattamente, sicuramente non sei abituato a fare così, ma neanch'io ero. Quindi cambia esattamente una prospettiva, cambia esattamente un'azione, delle azioni, cambia completamente tutto, anche a livello del sistema nervoso, perché continuare a spingere, continuare a allungare, invece qui devi continuare a tirare e a fare forza. Diverso, sia per quanto riguarda al mio sistema nervoso centrale, quindi do delle altre informazioni, ma do anche un movimento quindi biomeccanico, che è completamente diverso. Attivo le fasce anteriori del corpo piuttosto di stendere quelle dietro. Ok? Andiamo. Allora mi metto in quadrupedia un pochettino, cioè proprio in quadrupedia, perché se io vado un po' più lontano sicuramente sarà molto complicato a tirare, cioè dovrò spingere, ma siccome il tappeto scivola e non riuscirò, quindi devo fare più corto. Ok, parto, respiro circa 3-4 volte, sempre cercando di lasciare il respiro sull'addome, di non fare una retroversione del bacino, ma anteroversione, scapole che cedono all'interno della colonna e quindi la testa va in avanti. Punto le dita dei piedi, respiro, 3-4 volte, la quinta volta andiamo su. Ancora 2 volte. E l'ultima volta. Quindi i talloni vanno a terra, le mani non spingono ma tirano e i piedi verso le mani. È tutta un'altra cosa. Il coach non va in alto, perché se fosse era così, devo flettere un po' le gambe, se no mi scivolo, ma il coach va verso i talloni. Dal punto di vista, possiamo dire, della bellezza magari, del coccige che va in alto, di stendere tutta la parte posteriore delle gambe, di stendere la colonna, non è così. È sbagliato. Io direi che non è sbagliato. Avevo visto anche dei video, dei tutorial, eccetera, anche dei ragazzi conosciuti che fanno Ashtanga, eccetera, che questa posizione del bacino, invece di anteroversione, di retroversione, come ho fatto vedere, dicevano no, non si fa così. Ma come non si fa così? Cioè, dimmi perché. Cioè, cosa potrebbe succedere al corpo? Cosa potrebbe succedere esattamente a qualsiasi altro del corpo? Allora, niente è sbagliato, o tutto va bene, ma la parola sarebbe dipende. Io utilizzo tantissimo questa parola perché uno dice ma se io faccio così piuttosto che cosa? Io dico dipendi dal tuo obiettivo, dipendi di quello che stai proponendo al tuo allievo, quello che stai facendo a te, qual è la tua idea, cosa vorresti fare.
Quindi cercare di puntare il dito, di giudicare l'altro senza sapere esattamente quale sia l'idea di questa o di quella persona, io sinceramente ho imparato con gli anni che non va bene, non va bene. Se uno mi dà una spiegazione plausibile, proprio mi convince, proprio, non è che mi convince, dicendo esattamente il perché sta facendo quello, dico, caspita, sai che non ci ho pensato? Va bene anche così, va bene. Dipende da quello che io vorrei insegnare, qual è la mia visione di quella posizione piuttosto che quell'altra, dipende anche ovviamente dalla persona che sta facendo il mio allievo, quindi è un dipende tante volte. Quindi il mio suggerimento è che non pensarci che fare yoga è solo sul tappetino, non so, 1x70, 1x80 per 70 centimetri. È troppo limitato, troppo poco, quindi potrei fare anche una Adho Mukha camminando. Chi l'ha detto che non può? Cioè che c'è scritto che una volta in un workshop ho detto fate la Adho Mukha camminando, però dentro dal materassino, perché sai, se esci fuori dal tappetino sembra che ci sia il precipizio per qualcuno. Dice, ma chi l'ha detto di fare questa roba qua? Ma perché è inventato così? Cioè, non è che è inventato. Cioè, cos'è che c'è di sbagliato? Ecco, questa sarebbe esattamente la domanda. Cosa c'è di sbagliato? No, perché bisogna... non c'è bisogno, ok? Bisogna proprio far sì che lo yoga sia quello che poi ti permette di essere in quel momento, in quell'istante. Un'unione tra quello che stai facendo e quello che stai sentendo e di essere completamente immerso in quel momento. Che non sia esattamente lo yoga una maniera di essere più buono. Cioè, essere più buono. Io ho conosciuto delle persone che fanno yoga che sinceramente, ma anche ho conosciuto delle persone che fanno yoga che erano estremamente ok. Cioè, bisogna anche dare il giusto peso, ok, alle cose. Io ho iniziato a fare yoga nell'India, in India, non nell'India, in India. Quando sono tornato di là sembrava che avessi scoperto l'acqua calda, invece tanti aspetti, secondo il mio parere, ecco questo non è una cosa assoluta, il mio parere, tante cose vanno bene per loro, gli indiani, vanno benissimo, perché hanno una cultura loro, hanno un background di vita e di cultura e di lingua che non è esattamente come la nostra, la nostra, ma possiamo anche studiare e capire, ma poi lo yoga deve essere portato anche in Occidente con alcune modifiche, perché comunque siamo in Occidente, e adattare. Cioè di non prendere il modello unico di tutto quello che c'è e che fa parte anche di noi. Sembra anche una forzatura. Poi qualcuno dice sì, però sai, c'è la rincarnazione. Sì, va bene, ci credo nella rincarnazione. Allora, se ci credo nella rincarnazione vuol dire che poi se io sono nato qui in Occidente, non sono italiano ma in Occidente sono brasiliano, direi che ho un compito qui, ma con magari una memoria, quella indiana, quindi una via di mezzo. Non che io debba vivere una vita che non mi appartiene più, ho una memoria, però il mio compito è questo, è qui, adesso. Non dico questo che poi tu
devi condividere questa cosa con me, dici caspita, ok, quello che si sta dicendo Edo è corretto. No, cioè io penso così, ok? Credo anche in tante cose di là, quindi dell'Oriente, ma tante cose di qua, ok? Il giusto, un equilibrio, ok? L'idea è un equilibrio. Quindi, per tornare esattamente alla pratica, quello che abbiamo fatto, provaci anche qualche mia lezione senza tappetino. Lascia il tappetino, non c'è più bisogno del tappetino. Poi vabbè, magari se il pavimento è freddo eccetera, metti il tappetino, però di un'altra prospettiva, di mettere magari un telo piuttosto che un tappetino, perché il telo scivola o una superficie diversa. Ok? Questa è esattamente la mia idea di passarti, di farti capire che si può fare anche yoga in diverse maniere. Ok? Per oggi ho finito, sono in una location diversa, è sempre casa mia perché di là fa più freddino che di qua, quindi allora c'è questa stanza che è della mia moglie, ringrazio alla mia moglie, Anna Paola, che ha ceduto la sua sala perché la mia è di là, e nulla, quindi ci vediamo, oggi è mercoledì, ci vediamo giovedì e ricorda sempre di iscriverti al mio canale, di lasciare il like, di iscrivere eccetera, accendere la campanella e che domani c'è la live alle 8:30 sulla mia piattaforma, qui sulla descrizione, ok? Ci vediamo lungo la strada!